Bene, iniziamo questo approfondimento su una figura direi iconica del motociclismo vintage italiano, Pietro Caccia. Abbiamo qui degli estratti dalla sua biografia, ma anche un aneddoto molto particolare che ci aiuterà un po' a capire chi è. Certo. L'obiettivo insomma è tracciare il suo percorso, no? Dagli inizi, le piccole cilindrate, fino a diventare una leggenda della regolarità d'epoca. Sì, una disciplina affascinante. Pronti a, come dire, scomporre questa storia. Assolutamente. Vedremo gli esordi, i successi, le moto che ha guidato e anche qualche, curiosità che emerge dalle fonti. Tutto per capire perché Caccia è così rispettato, ecco. Ottimo. Allora, partiamo dagli anni 70. Caccia era giovane, appassionato di fuoristrada. Si butta subito nelle gare nazionali, specialmente nelle cilindrate piccole, 50 e 75 cc. Eh sì, era comune iniziare da lì. Era una scelta diffusa. Perché proprio quelle. Ma Sai, erano la palestra ideale, accessibili, molto formative per la tecnica, la sensibilità di guida. E lui diventa pilota ufficiale per marchi storici, Ron Sachs, Ancillotti, Polini. nomi che hanno fatto la storia. C'è stata anche una breve esperienza con la PUC. Ecco, qui una nota per chi ci ascolta e magari legge le fonti. Questa marca austriaca, PUC, si pronuncia PUC, con la K bella marcata alla fine. Ah, PUC. Interessante questo dettaglio, grazie. Sì, emerge dalle fonti. Comunque la sua abilità si vede subito, raccoglie riconoscimenti importanti in fretta. Certo, non correva da solo. Immagino il paddock di quegli anni. Pieno di talento. Condivideva la scena con nomi come Alessandro Gritti, Gualtiero Brissoni, giganti. Già, rivalità accesa, certo, in pista. Ma le fonti parlano anche di grande rispetto fuori, amicizia. Il contesto era super competitivo. Questo rende i suoi successi ancora più, significativi. E poi più avanti c'è stato anche il team Vintage Racing, importante per lui. E i risultati, parlano da soli. Esatto. C'è quella striscia di vittorie, no? Diversi titoli italiani di fila nella 50cc d'epoca. Tra il 2007 e il 2010, mi pare. Proprio così. Ma il suo valore si vedeva già prima, negli anni 70-80. Piazzamenti internazionali di peso, un secondo posto agli europei senior e un terzo, notevolissimo, alla 6 giorni in Austria. La 6 giorni. Una delle gare più toste in assoluto. Decisamente. E non ha mai smesso, sai? Ha continuato a correre e vincere, tipo quella gara a Izmir in Germania nel 2011. E qui arriviamo a quell'aneddoto curioso. Lo racconta Caccia stesso, parlando con Gritti. Riguarda un divieto di caccia, che sembra uno scherzo del listino col suo cognome, no? Proprio così? Sembra fatto apposta. Era una gara di campionato italiano. Arriva in albergo, stanza da 5 prenotata da Adriano Rota, altro nome noto. Ok. Lascia le borse e va a provare il percorso, nei boschi con altri. E al ritorno... Sorpresa. Trova le borse fuori dalla porta, in corridoio, con un cartello appeso. Divieto di caccia, chiaramente preso dal bosco. Incredibile. Immagino la scena. E i sospetti, dice Caccia, cadono subito su certi personaggi noti per essere un po', dei mattacchioni, diciamo così. Tipo? Tipo Eugenio Saini o Carlo Paganesi. Gritti, lì presente, punta il dito proprio su Saini. E Caccia all'epoca era un ragazzino rispetto a loro, ricordiamolo. Esatto, poco più che un ragazzino. Collega alla sua reputazione successiva. Le fonti lo descrivono meticoloso, quasi maniacale nella preparazione della moto, rispettosissimo delle regole. Davvero? Sì, un atteggiamento confermato anche in interviste più recenti, tipo quella al Valli Bergamasche Revival 2022. Emerge l'ammirazione degli avversari per questa sua precisione. Viene da chiedersi, no? Era una dote innata o forse anche una reazione a quell'ambiente un po' così cameratesco ma super competitivo? Un modo per distinguersi? Certo, una meticolosità che nella regolarità d'epoca è un vantaggio enorme. L'affidabilità è tutto. Cruciale. Quanto la velocità, se non di più a volte. E questa sua determinazione non si ferma alle 2 ruote, giusto? No, per niente. Le fonti parlano della sua passione per le sfide di resistenza anche a piedi. Trail running. Addirittura. Sì, ha partecipato a gare durissime. Persino all'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Più volte.
Caspita, questo dice molto sulla sua tempra. Un atleta completo. Disciplina, resistenza, caratteristiche che servono in entrambi gli sport, evidentemente. Quindi, mettendo insieme i pezzi, passione giovanile, talento, tanta dedizione, quasi scientifica, che lo portano a una carriera lunga, piena di successi, ma sempre con umiltà, anche davanti agli scherzi dei vecchi. Esattamente così. E questo ci porta forse a una riflessione finale, no? In discipline così dure, fisicamente e tecnicamente, come la regatta, quanto conta non solo arrivare al top, ma restarci, mantenere quella fiamma accesa per decenni. Già, la longevità della passione. Stima reciproca, in un'eredità di rispetto. Forse è proprio questa capacità di durare, mantenendo intatta la passione, il vero segno distintivo di figure come Pietro Caccia. Una cosa su cui riflettere.